Buongiorno ragazzi, sono Giacomo Cautillo e sono il responsabile della pasticceria Giovanni Scaturchio, una ditta centenaria che sta praticamente adesso rinnovandosi sia un pochettino con i prodotti, ma senza tralasciare tutto il passato, sia aprendo nuovi punti vendita proprio perché il mercato ce lo richiede. Questa pasticceria è nata nel 1905 da tre fratelli che venivano da Sadà, un paese nella provincia di Catanzaro. Vennero a Napoli e aprirono un primo negozio di pasticceria a via Roma, via Toledo, la vecchia via Toledo. Poi dei tre fratelli uno si ritirò, l'altro fratello Pasquale aprì un negozio nella Pignasecca e il terzo fratello Giovanni Scaturchio, aprì a Piazza San Domenico. Si sposò una donna austriaca, una signora Caterina, che ho avuto il piacere anche di conoscerla quando sono venuto a lavorare, anzi in verità anche prima perché io sono nato in questa azienda, e ebbe dei figli, tutte femmine, escluso l'ultimo figlio che era maschio, Nicola Scaturci, che poi ereditò tutto questo impero dolciario più che altro. La pasticceria Scaturchio in sé per sé è nata per volontà proprio della signora Caterina, che è austriaca, alla quale in primis ha portato un po' di dolci austriaci qui a Napoli, fra cui il Danubio, perché non si conosceva proprio, era una brioscina del Danubio che era dolce prima, poi adesso hanno fatto anche la versione rustica. E poi dalla figlia Ivanka Scaturchio, che ebbe tempo fa la fortuna di sposarsi chi poi è stato il vero pasticcere di questa grossa pasticceria, sarebbe il signor Ciccio Cannatello, era il capo pasticcere, ma nonché veramente il non plus ultra della pasticceria, e non solo a Napoli. Io sono venuto qua che ero piccolino perché seguivo le orme di mio padre, dopodiché a 18 anni, appena finita la scuola, fra le varie scelte Mario Scaturchio mi chiese di aiutarlo per un giorno, e sono 42 anni che sto qua dentro qua. Mi sono fatto tutta la gavetta, ho lavato prima i vetri, ho messo a posto le uova, e poi mano a mano mi sono cresciuto fino ad imparare un po' tutto, e poi alla fine, all'inizio degli anni 90, sono diventato il direttore sia di produzione che di tutta l'azienda. Poi abbiamo avuto dei problemi a livello economici, per cui poi l'azienda è stata venduta ad altri imprenditori, che però amano, sempre napoletani, che amano comunque la pasticceria, si sono affidati a noi come maestranza, e stiamo ripercorrendo quello che era la storia stessa di Scaturchio in tutte le sue cose. Noi abbiamo alcuni prodotti che sono di marchio registrato, fra i quali sia il Babba Vesuvio, che ci siamo inventati nel 94 per il G7, e poi abbiamo il ministeriale. Il ministeriale è un dolce particolare solo nostro, che esportiamo in tutto il mondo, ed è stato inventato nel 1922 da fratello di Giovanni Scaturchio, Francisco, il quale praticamente si innamorò di una ballerina di un caffè chantant, e essendo lui un viver, ed era molto innamorato di questa donna, gli dedicò questo dolce che aveva fatto per suo amore. Il nome ministeriale è dovuto al fatto che praticamente questo qua all'epoca è stato portato sui tavoli del ministero, perché prima c'era il regno, e quindi ogni volta che lo si portava veniva mangiato, e praticamente non arrivava mai alla tavola del re, per cui diventa un problema ministeriale, da qui il nome. Non vi posso svelare il segreto di questa ricetta perché ho il copyright, assolutamente è un prodotto diciamo con marchio registrato, e lo facciamo soltanto in due, io e il pasticcere, poi nessun altro conosce la ricetta se non i proprietari, che però hanno la ricetta chiusa in cassaforte. Noi come pasticceria Scaturchio siamo amanti della pasticceria classica, quella che è veramente a gusto, perché attualmente le pasticcerie si sono, diciamo, un po' messe verso pasticceria moderna, che però alla base è sempre lo stesso gusto, poi cambiano soltanto un po' i colori, un po' le cose. Invece noi amiamo fare quello che è la pasticceria classica napoletana, sarebbe
la pastiera, sarebbe il babà, sarebbe la sfogliata, lo stesso ministeriale, la torta caprese. Sono quei prodotti che praticamente hanno un gusto unico e per il quale ogni turista, visto che adesso la città è piena di turisti, viene qua per assaggiare. Se partiamo dalla pastiera, prima cosa parliamo di un prodotto che prima si vendeva soltanto per il periodo pasquale, adesso invece si vende tutto l'anno. Logicamente il segreto principale della pastiera è la qualità dei prodotti, perché voi sapete benissimo che ci si mette il grano, ci si mette la ricotta, ci si mette lo zucchero, le uova, ma devono essere di qualità. Più è alta la qualità, più viene buono il prodotto stesso. Poi c'è anche la messia, la quantità nei dosaggi che sia rispettata, la cottura che è la parte basilare del prodotto stesso. Come questa, la stessa cosa è per la sfogliata, che più o meno ha gli stessi ingredienti, ci si aggiunge la semola, c'è comunque, ci sono le uova all'interno, però la sfogliata è un mangia e fuggi, quindi praticamente è una cosa che il turista ormai viene qua proprio per mangiarsi la sfogliata, che sono a Napoli ne sono due, voi lo sapete benissimo, c'è la frolla e c'è la riccia. Se la frolla è più semplice, non da fare, attenzione, come risultato finale, la riccia è più complicata, non per farla, ma per far sì che i tre componenti principali della sfogliata vengano messi insieme, perché lo sfoglio riccio, quella parte di quel salame che viene tagliata, arrotolata su se stesso e poi tagliata al contrario, che crea poi quelle 1000 righe, là è un lavoro molto sofisticato e molto, diciamo, molto lavorato, ed è comunque la parte più importante, perché dà friabilità a un prodotto che altrimenti, se fosse moscio così com'è, non avrebbe senso né gusto. Diciamo che poi c'è da aggiungere la cosa più bella, quella del babà, perché il babà non è un prodotto tipicamente napoletano, perché è stato inventato da una persona straniera, parliamo di un polacco, che poi ha portato questa ricetta, l'ha portata in Francia, dove praticamente veniva mangiato secco o eventualmente bagnato con un liquore dell'epoca che non era il rum. Il rum è stato aggiunto dopo, perché in Napoli, quando stando noi sotto il regno dei francesi, praticamente il napoletano, per la sua fantasia, per il suo modo di essere, per il suo modo di fare, praticamente si inventò questa bagna particolare di questo pezzo di mollica. Alla fine era un pezzo di mollica che poi è stato anche leggermente variato, perché all'inizio è nato con l'uva passa all'interno, e invece adesso non c'è più, c'era lo zafferano che adesso non c'è più, quindi si sono aggiunte le uova che prima non venivano usate, e lo stesso veniva usato lo zucchero. Adesso tenete presente che prima lo zucchero non veniva usato, veniva usato il miele, e questo logicamente ha fatto sì che il prodotto è diventato un non plus ultra della pasticceria. Cosa dire adesso? Adesso il mercato della pasticceria, diciamo, proprio come ambito di un qualche cosa che potrebbe creare lavoro, diciamo che è un punto di forza. Prima c'era soltanto manodopera maschile, da un po' di tempo a questa parte la manodopera si è trasformata molto e ci sono molte donne che hanno abbracciato questo tipo di lavoro. Io stesso in laboratorio ne ho 7-8 e vi posso dire che sono contentissimo, perché sono delle persone molto più affidabili dei maschietti per quanto riguarda la pasticceria. Sono precisissime, sì, e sono pure brave, per cui io onestamente adesso forse qualche lavoro più pesante e nemmeno, perché non si spaventano su nulla, vi posso assicurare che sono bravissime. Io ne sto cercando di donne che vogliono fare il pasticcere, mi fido molto di loro. In generale comunque questo è un lavoro veramente sacrificato, perché quando gli altri fanno festa qua si lavora di più, però dalle soddisfazioni quali? Quella che le persone che mangiano il nostro prodotto sorridono. Noi vendiamo un prodotto di cui si può fare benissimo a meno, allora a vedere le persone che sono contente di aver mangiato qualcosa di buono ci rende soddisfatti. Qualsiasi lavoro che noi abbiamo fatto, qualsiasi sforzo, qualsiasi sacrificio ci viene ripagato con, diciamo, la contentezza della persona che ha mangiato questo nostro prodotto.